Amici, benvenuti in questa nuova avventura. Siamo a Passo Furcia, un valico situato in Alto Adige all'interno del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. Questo passo, a quota 1780 metri, è un punto strategico in quanto collega San Vigilio di Marebbe con la Val d'Aora, quindi la Val Badia con la Val Pusteria. Il parco Fanes-Senes-Braies è una delle aree protette più grandi dell'Alto Adige, si estende per oltre 25.000 ettari e quindi un vero gioiello delle Dolomiti. Oggi ci aspetta un bel giro d'anello, saliremo sulla vetta del Piz de Peres, poi scenderemo al suggestivo lago Foglie d'Ora passando per la Forcella Tredita. Infine torneremo al punto di partenza attraverso la Forcella Lapedur e la Capanna dei Cacciatori. Siete pronti a seguirci? Partiamo seguendo il segnavia numero 3. Arrivati ad un primo bivio, qui lasciamo il segnavia numero 3 che abbiamo percorso sinora e imbocchiamo il segnavia 12B in direzione di Uccia Piccio Pre, un punto ristoro. Dopo circa 30 minuti di salita siamo arrivati all'Utia Piccio Pre, questo meraviglioso punto ristoro. Questa è l'unica baita aperta del nostro giro e quindi se volete fermarvi per fare rifornimento d'acqua o per una pausa, questo è il momento giusto. Siamo giunti ad uno spettacolare punto panoramico con croce linea da dove abbiamo una magnifica vista sulla Val Badia, Sas de Putia, Gruppo del Puez. A questo punto panoramico abbandoniamo il segnavia numero 12B e continuiamo sul segnavia numero 12 e iniziamo a salire lungo il fianco meridionale del Piz de Peres. Un avviso: questo è il tratto che dovrebbe risultare più impegnativo di tutta l'escursione, il sentiero diventa più ripido e quindi richiede maggiore attenzione. Arrivati a questo bivio, mi raccomando, non sbagliate il sentiero, perché continuando alla mia sinistra iniziate la ferrata che porta al Piz de Peres, mentre continuando alla mia destra seguiamo sempre il sentiero numero 12 e saliamo per via normale.
Ragazzi, qui è uno spettacolo, un vero spettacolo. Siamo in vetta al Piz da Peres a 2507 metri di quota. Questa cima rappresenta l'estrema propagine nord-occidentale delle Dolomiti di Braies ed è considerata una delle vette più panoramiche della zona. Da quassù si possono ammirare le principali cime dolomitiche e non solo, uno spettacolo naturale davvero unico. Le Dolomiti di Sesto, le Tofane, la Sella di Sennes, il Sas de Putia e il gruppo del Puez, la Cima 10, il Plan de Corones, la Marmolada e il gruppo del Sella e la Val Pusteria. Dopo la sosta pranzo sul Piz da Peres continuiamo la camminata sempre sul segnavia numero 12 in direzione della Forcella Tredita. La discesa è stata rapida e breve e siamo arrivati alla Forcella Tredita. Adesso seguiamo il sentiero numero 3 per andare al lago Foie d'Ora. Se invece voleste rientrare direttamente al parcheggio, al Passo Furcia, basta seguire il sentiero qui alla mia destra, sempre segnavia numero 3. Ed eccoci arrivati al lago Foie d'Ora o dei Colli Alti, in tedesco o Alpense, e si trova a 2250 metri di quota. È un lago circondato da pendii erbosi e pascoli d'altura. Una piccola curiosità: se continuassimo a scendere da questa valletta, dalla Val Foresta, si arriverebbe al famoso lago di Braies. Noi invece continuiamo seguendo il segnavia numero 6. Siamo arrivati al Giro di Boa. Ora abbandoniamo il segnavia numero 6, un sentiero molto bello e panoramico, e proseguiamo sul segnavia numero 32.
questo bivio lasciamo il 32 e proseguiamo per il 3B in direzione Passo Furcia. Il gruppo ha deciso di fare una sosta. Si beve e si mangia. Arrivati a questo bivio dovevamo imboccare il sentiero 3B che purtroppo per le forti precipitazioni è inagibile, quindi saliamo sul segnavia 3A allungando il percorso. Perfetto, abbiamo concluso con successo questo magnifico giro ad anello ed ora ancora poca strada per fare rientro al parcheggio al Passo Furcia. La conclusione del video di oggi la facciamo a San Vigilio di Marebbe. Questo itinerario panoramico ci ha pienamente soddisfatti e spero che sia stato così anche per voi che ci avete seguito. Questo percorso lo possiamo classificare di media difficoltà e adatto ad escursionisti allenati. Il tratto che presenta maggiore difficoltà è quello che parte dall'inizio della ferrata fin sotto la cima, in quanto è ripido ed esposto. Se questo video vi è piaciuto e vi ha ispirati per le vostre prossime avventure, lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri video. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!